Vi siete mai accorti di quanto una foto può sembrare diversa a seconda di come viene mostrata? Perché la stessa immagine può vivere dentro una cartella anonima con file nominati con dei numeri, oppure può essere inserita in una galleria curata, elegante, quasi come entrare in un museo, e la sensazione che arriva al cliente è completamente diversa, quasi come se il lavoro diventasse improvvisamente più prezioso, più di lusso. È un po' come la cornice di un quadro, no? Nel momento in cui aggiungi la cornice giusta, non stai cambiando l'opera, ma cambia completamente il modo in cui viene percepita, sembra più importante, più curata, più degna di attenzione. E non è un caso, perché dietro a queste scelte c'è proprio un lavoro preciso. I curatori di mostre ci ragionano tantissimo su come allestire un'opera, su dove posizionarla, su quanto spazio darle, su che dimensione scegliere, sui colori, sulle cornici, perché sanno benissimo che tutto questo influenza in modo diretto come quella stessa immagine verrà vissuta da chi la guarda. Ecco, noi fotografi passiamo ore a studiare la luce, la composizione, il momento, a costruire qualcosa che abbia un valore e poi spesso però è proprio la consegna finale a non essere all'altezza di tutto questo processo. Invece è proprio lì che il cliente vive davvero il risultato, è lì che si forma la sua percezione, è lì che decide, anche senza rendersene conto, quanto valore dare a quello che ha ricevuto. Se non avete mai sentito parlare di PicTime, è esattamente uno degli strumenti che lavora su questo aspetto, cioè vi permette di creare gallerie online per consegnare le vostre foto in modo molto più curato e coerente con il vostro stile. Ne avevo già parlato qui sul canale perché lo utilizzo con grande soddisfazione, soprattutto per i matrimoni, ma lo uso tantissimo anche per ritratti e sessioni di famiglia, proprio perché cambia completamente il modo in cui il lavoro viene percepito, trasformandolo in qualcosa di unitario, in un racconto che si guarda nel suo insieme, con un filo logico ed emotivo, e non in una serie di file separati che, messi su una chiavetta, rischiano di perdere gran parte del loro valore. Tra l'altro succede che quando le foto vengono consegnate su una chiavetta, molte persone alla fine non le guardano davvero tutte, magari le aprono una volta, si stufano e poi quella chiavetta rimane lì senza essere più ripresa, anche perché, diciamoci la verità, cercare le immagini una per una diventa poco immediato e anche poco coinvolgente. Invece, nella galleria cambia completamente l'approccio perché hanno subito un colpo d'occhio, riescono a vedere tutto insieme, a muoversi in modo più naturale tra le immagini e questo le porta a riguardarle con molto più piacere, con più calma e quasi come se stessero sfogliando qualcosa e di conseguenza aumenta anche la voglia di condividerle, di farle vedere ad amici e parenti, perché diventa un'esperienza semplice, accessibile, che invita proprio a essere vissuta e non solo archiviata. Quando aprono la galleria non stanno semplicemente guardando delle foto, ma si trovano davanti a un racconto ben organizzato, qualcosa che valorizza davvero il momento che hanno vissuto e proprio per questo è uno degli aspetti su cui ricevo più entusiasmo. Ci sono quindi tre vantaggi nell'usare le gallerie. Il primo è dare continuità narrativa, permettendo al cliente non solo di guardare le immagini, ma anche di condividerle, rivederle e viverle in un ambiente professionale e coerente. Il secondo è rendere tutto questo più efficiente anche per noi, riducendo il tempo che normalmente perdiamo nella gestione e nella consegna dei file. E il terzo è mantenere alta la percezione del valore del brand anche nella fase finale del lavoro, cioè quando il cliente riceve le foto. Per questo sono contentissima dell'aggiornamento di PicTime uscito da poco, perché dà la possibilità a noi fotografi e anche a chi lavora con il video di fare un ulteriore salto nella presentazione del nostro lavoro e di conseguenza nell'esperienza che offriamo ai nostri clienti. Anche perché non parliamo più solo di fotografie, appunto, ma della possibilità di integrare video, clip, backstage, addirittura piccoli film, quindi iniziare a costruire un racconto completo che vive tutto all'interno di un'unica piattaforma. E questo apre delle possibilità molto interessanti, soprattutto se siete in uno studio che si occupa sia di foto che di video, ma anche in generale se vi piace raccontare quello che fate in modo più immersivo e coinvolgente. Quindi oggi voglio farvi vedere cosa fa PicTime grazie a questo aggiornamento. Abbiamo detto che PicTime di base è uno strumento che vi permette di creare gallerie online dove caricare le vostre foto, organizzarle, consegnarle ai clienti in modo elegante e
e volendo potete anche vendere stampe o prodotti direttamente da lì, quindi è qualcosa che unisce presentazione e business in un unico spazio. Se volete approfondire meglio tutte queste funzioni vi lascio qui sotto in descrizione anche gli altri video che avevo fatto in precedenza, perché come vi dicevo è uno strumento di cui parlo in modo positivo da tempo, proprio perché mi trovo bene nell'utilizzarlo. Con la versione 2.0 però tutta l'esperienza è stata ripensata partendo proprio da come le immagini vengono mostrate. La prima cosa infatti che salta all'occhio è la nuova sezione design, che è un po' il cuore di tutto questo aggiornamento, perché è lì che costruiamo l'identità visiva della nostra galleria. Il livello di controllo che abbiamo sulla galleria stessa cambia parecchio, perché non siamo più limitati a scegliere uno stile predefinito e adattarlo, ma possiamo intervenire in maniera molto più precisa su tutti gli elementi che costruiscono l'esperienza, quindi i font, il peso del testo, le icone, la forma dei bottoni, la struttura della griglia. In pratica tutto quello che prima era più rigido adesso diventa finalmente flessibile e modellabile in base a voi. E questo vuol dire che ogni galleria può davvero sembrare vostra, può parlare il nostro linguaggio, può essere coerente con il nostro modo di fotografare. Allo stesso tempo, se non abbiamo voglia o tempo di costruire tutto da zero, niente paura, perché ci sono dei temi già pronti che fanno esattamente questo lavoro per noi, combinando copertine, layout, font e interfaccia in modo coerente, e funzionano sia sulla galleria che sullo shop, quindi tutta l'esperienza rimane allineata senza sforzo. E poi c'è tutta la parte della gallery covers, che è quella che impatta subito quando il cliente apre la galleria. Qui infatti non si tratta più di scegliere una copertina carina all'inizio della pagina, ma di creare un ingresso nella storia con elementi molto più cinematografici, come ad esempio appunto poter utilizzare i video, le animazioni o combinazioni di immagini. Il primo impatto è diverso perché il cliente non ha più la sensazione di entrare in una semplice raccolta di foto, ma in qualcosa che è stato costruito su misura, pensato e curato. E anche qui abbiamo un controllo molto più ampio su tutta la parte tipografica, quindi possiamo lavorare sulle dimensioni, le spaziature, i colori e adattare tutto al nostro stile. Una funzione poi che amo è quella delle scene header, cioè la possibilità di dividere la galleria in capitoli e introdurli con delle immagini o dei video, ed è una cosa che secondo me diventa perfetta se vi piace dare alle foto una dimensione di racconto proprio, perché a quel punto smettete davvero di mostrare una semplice sequenza di immagini e iniziate invece a costruire un percorso, un ritmo con delle pause, con dei momenti che accompagnano il cliente dentro la storia, un po' insomma come succede quando progettate un album o un fotolibro. E lì la galleria smette veramente di essere solo una raccolta e diventa davvero una vera esperienza. Tutto questo tra l'altro è stato pensato anche per funzionare perfettamente da mobile, quindi indipendentemente da dove il cliente apre la galleria, l'esperienza rimane fluida, curata e coerente, sia sul computer che sul cellulare. Come vi dicevo, con PicTime non siete più limitati poi a mostrare immagini statiche, ma potete costruire un racconto molto più completo che include brevi clip, backstage, video, tutto quello che ruota attorno al vostro lavoro, rendendo quindi l'esperienza ancora più immersiva e vicina a quello che avete davvero creato. E con questo aggiornamento quell'esperienza diventa molto più facile da costruire e soprattutto molto più forte da percepire. A questo punto secondo me la domanda diventa quasi inevitabile, perché non è più solo una questione di che piattaforma uso, ma di come voglio che il mio lavoro venga percepito una volta che esce dalle mie mani. Perché possiamo fare foto incredibili, possiamo curare ogni dettaglio durante lo shooting, ma se poi la consegna non è all'altezza, è come se mancasse un pezzo. E invece, quando anche quella parte è curata, quando il cliente entra in una galleria che sembra davvero pensata per lui, costruita appunto su misura, cambia il modo in cui si relaziona a quello che ha ricevuto, cambia il valore che percepisce, il ricordo che si porterà dietro nel tempo, e cambia anche il modo in cui racconterà di voi e del vostro lavoro agli altri. Un'altra cosa che secondo me è molto interessante è la ricerca avanzata con l'intelligenza artificiale, perché i clienti possono trovare le immagini non solo attraverso lo scrolling, ma anche tramite parole chiave o riconoscimento dei volti, e questo cambia completamente il modo in cui si muovono dentro una gallery, soprattutto quando parliamo di servizi molto grandi come appunto i matrimoni.
E anche lo shop è stato ripensato in modo molto più editoriale, perché i prodotti non vengono più mostrati in modo generico, ma vengono integrati direttamente con le foto con cui il cliente ha interagito di più. Quindi diventa un'esperienza molto più naturale e meno commerciale, quasi guidata dal racconto stesso delle immagini. E in più devo dire che le anteprime sono molto realistiche, con scale reali e dettagli su materiali e stampe, così il cliente riesce a immaginare davvero il prodotto finale senza incertezze. E poi c'è tutta la parte dell'album che secondo me è fantastica, perché l'intelligenza artificiale può già creare una prima bozza di album in pochi minuti, partendo dalle immagini più rilevanti e dalle preferenze del cliente, riducendo quindi tantissimo il blocco decisionale che spesso c'è in questa fase. E se si guarda tutto nel suo insieme, PicTime 2.0 è un sistema che lavora per eliminare tutte quelle difficoltà che si creano tra il momento in cui il cliente vede le foto e il momento in cui decide di acquistarle o viverle in forma fisica, trasformando la consegna in una vera e propria opportunità per valorizzare il lavoro del fotografo e incentivare il cliente a stampare e conservare i propri ricordi. Tra l'altro, questo è anche un ottimo momento per provarlo o fare il passaggio, perché per il lancio stanno offrendo la migrazione gratuita fino a 200 gallerie. Quindi se avete già tanto lavoro caricato su altre piattaforme, potete trasferirlo senza doverci perdere tempo, semplicemente attivando un piano annuale entro il 27 maggio. E voi quanto peso date alla fase di consegna rispetto allo scatto? È qualcosa che curate già con attenzione oppure è una parte che sentite di poter migliorare? Se vi va, raccontatemelo nei commenti, perché secondo me è uno di quei temi su cui spesso ci soffermiamo poco, ma che in realtà fa una differenza enorme. Se volete poi dare un'occhiata a PicTime 2.0 e provarlo gratuitamente, potete trovare il link qui sotto in descrizione, così potete esplorarlo con calma e capire se è qualcosa che può fare davvero la differenza anche per voi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!